che metta questo ci può fare? Sì, perfetto, sì. Sono stata in Italia 2 volte, a Loreto, Roma, Assisi, Padova, Laverna, l'Italia. Un tempo avevamo litigato con quel loro governo che voleva comandare in casa nostra, ma noi li abbiamo combattuti e quel loro governo, con tutti i capi, capetti e sottocapetti, ha dovuto sloggiare. Il nostro paese è tornato libero e con quelli di loro che sono rimasti abbiamo vissuto in pace, ci siamo mescolati e abbiamo creato tante famiglie miste. Io quando ero in Etiopia, se devo essere sincero, dai miei nonni sentivo dell'Italia come colonizzatore, gente che è venuta a bombardare, dai nonni, e sentivo questo. È che il fatto di aver sentito così tanto la pubblicità sull'Italia e poi riscontrare che ciò che veniva detto non corrispondeva assolutamente alla realtà mi ha fatto pensare quanto fossi stata presa in giro e quanto anch'io avessi accettato durante l'infanzia di credere che l'Etiopia fosse un paese inferiore rispetto all'Italia e invece aveva tante cose in più rispetto a questo paese. I prodotti italiani in Etiopia sono ben visti, made in Italy, è una fissazione mentale. Ti faccio un esempio adesso. Se uno deve comprare un camion in Etiopia, se c'ha un po' di soldi, ti chiede N3. N3 adesso non si produce in Italia, era la Fiat, però 40 anni fa non c'è. Quando io torno mi chiedono N3, è italiana, perché dura molto, perché è buona. Questa concessione c'è qui. E quindi a quel punto mi è venuto da urlare: voi non capite niente, non sapete come stanno le cose, qui non è tutto più bello. E io non vengo da un paese di pezzenti. Sono venuto che la prima per salvare la mia vita, poi per guardare il mio futuro. Anche il flusso immigratorio è molto più mirato adesso, come adesso comunque la situazione italiana non è messa bene, ma in generale la gente nostra si muove molto verso l'Italia che verso altri paesi. Nonostante la pagina nera del colonialismo nel mondo, come si sa, invece il popolo eritreo è rimasto molto legato con l'Italia in generale e con il popolo italiano sicuramente, perché comunque abbiamo ereditato tantissimi modi di fare, ma addirittura anche modi di dire, tipo la finestra lo chiamiamo la finestra, il tavolo lo chiamiamo tavola. C'era il mescolamento della musica, avevamo un giradischi radio che la radio, le onde lunghe servivano durante i mondiali di calcio per ascoltare, cercando di sintonizzarsi le partite di calcio d'Italia, che mio padre si svegliava alle 2 di notte con questo gira così, sentivi passa la palla, così. Poi c'era i dischi che si ascoltavano, che c'era Modugno, i Beatles, Zorba, e come mio padre usciva di casa c'era la radio etiope, quindi c'erano i gruppi degli anni 70 e quando lui entrava in casa non potevamo ascoltare perché lui diceva che erano delle lagne, e quindi insomma, una vita un po' mescolata che ho capito dopo tante cose
quanto fosse mescolata la mia vita. Ethiopian people, Eritrean people, is the same culture, the same religion, the same people, and the same blood. Infatti mi trovo in difficoltà quando vengono a prendere takeaway, sia un etiope, tu devi cominciare, allora, a Marignà, Tigrignà devi chiedere, cioè, perché sono uguali, non puoi assolutamente capire chi è chi. Allora, noi abbiamo una cultura uguale, identica, religione uguale, identica, le nostre lingue sono identiche, uguali, perché derivano per conto da una lingua madre che si chiama Guz, da dove derivano 3 lingue, quello etiope che si chiama Marignà, e poi ci sono 2 lingue eritree che si chiamano Tigre e Tigrignà, e queste lingue hanno una radice così, e poi noi a livello di persona, proprio non dico di razza perché sono una razza umana unica, a livello però di etnia siamo uguali, perché proprio siamo tutti mescolati anche con loro con noi, eccetera. Quindi io faccio fatica a vedere una differenza, sinceramente. Noi siamo pochi, quasi 4 milioni, 4 mezzo, però abbiamo, come quantità di nostra, abbiamo più 4 milioni di problemi. Ognuno ha il suo problema, It's not problem in the political, it's not problem in the border. Problem is a two country, my country prime minister and Eritrean president fighting. Two person problems is fighting two countries. Quando separating Eritrea and Ethiopia, all Ethiopian borders, la costa, quello tutti per Eritrea. Per questo motivo Ethiopian people you want that one way. Sì. More problems now. 20 years get too much problems. Because people kill something 100,000 people is dead that one. Now all is not a good relation. It's not a good story. Now this government in the Eritrean government you want this story really separating. You want really separate before separating only that border. Sai, su questa terra non ho più un posto. In Eritrea non mi fanno entrare perché i miei genitori sono etiopi. In Etiopia non mi fanno entrare perché sono nati in Eritrea. Qui lo sai com'è, non sono considerata come un essere umano con tutta la sua dignità. Al massimo posso essere considerata con umanità una brava donna di servizio. Non ho un posto e la mia terra la posso raggiungere solo con il pensiero. Ho provato dolore, troppo dolore per la nostra terra cosparsa di sangue, costretti a vivere come nemici, noi, fratelli, figli di un'unica madre, una signora di 3000 anni, la terra degli Habesha.
La terra degli Habesha è l'Etiopia e l'Eritrea assieme e che non sapevo come definire in altro modo questa unità che per me esiste, non è mai avvenuta la separazione, se non una separazione geografica che posso anche considerare, ma è un unico popolo. E quindi, visto che gli eritrei e gli etiopi chiamano il popolo con il nome di Habesha, ma anche tutte le popolazioni attorno, i somali e tutti quelli di lingua araba si riferiscono agli etiopi e agli eritrei come Habesha, e quindi era un modo per parlare di questa unità, di un unico popolo. Così, tutto spalla. Ci sono tanti tipi, però così. Poi si mette prima così, tutto vestito tradizione. Questo cosa vuole fare vedere spettacolo, speriamo, il mio sogno è questo. Bello anche essere Habesha. Io? Hai anche fatto musica? No, è lei che batte. Così, se facciamo questo qui come filo conduttore, la preparazione dello Zigni come filo conduttore del documentario, cioè così. Anche se guarda sta bene. Grazie. Un pochino... ok. Insomma, ci sono varie realtà, quindi i ragazzi che sono arrivati da meno tempo tendono ad andare da Joseph, per esempio. Questo qua, il vestito si fa col cotone pure, poi il disegno lo fanno a mano, tutto il disegno lo fanno a mano. Invece questi vestiti molto speciali per matrimonio, cerimonia, cioè abbiamo un po' di roba Rastafari. Rastafari vuol dire, lo sapete tutti quanti, Rastafari. Rastafari è arrivato dal Rastafari. Rastafari è lui era il nostro re. C'è una storia con Bob Marley, reggae, lo sapete tutti. Per esempio questo si chiama shiro, cece macinato. Questo cece macinato è buono, si mangia veramente, si mangia il nostro, noi chiamiamo injera il nostro pane, si mangia con il nostro pane, quindi assaggiate. Le donne vestono, quando fanno caffè, senza vestiti non lo fanno. Questo è suo vestiti per caffè. Tutto anche questo fatto con cotone, tutto. Oltre vendere come luogo di incontro, come un incontro tutti quanti qua, incontriamo, prendiamo appuntamento, andiamo a mangiare fuori o nostro cosa, o organizziamo serate, festa, quando fa male uno, come una comunità. Ma solo gli etiopi vengono? Maggioranza sono etiopi, però vengono anche eritrei, sì. Questo qua non abbiamo tanto differenza perché
siamo quasi tutti, ce l'abbiamo un po' di sangue, o qualcuno ce l'ha madre Eritrea, padre Etiopia, così, quindi questo non è che una cosa. La comunità etiope qui a Bologna vive ancora in maniera molto più tradizionale di come sta vivendo attualmente la capitale, tant'è che se a te muore il fratello della cugina di tuo marito, tutto in Etiopia, a casa tua viene una fila infinita di gente a farti le condoglianze, c'è qualcuno che cucina per chi viene a fare le condoglianze, chiunque venga ti porta da mangiare, da bere. Un tempo quando incontravi un etiope era facile che ti dicesse vieni al quartiere, non ti vedo mai, perché bastava passare per via Barbieri, e adesso si sono un po' separati, ci sono vari punti di incontro. Adesso da un anno a questa parte abbiamo rinnovato un po', ci sono questi giovani nuovi arrivi, si sta tentando di fare qualcosa. Comunque parliamo della realtà, non è che manca il numero adesso, c'è proprio la sfiducia, no? Quando le istituzioni non danno una mano, le associazioni nascono ma muoiono lo stesso, non hanno finanziamenti, non hanno sedi, non hanno punto di riferimento, perché sono cose fondamentali. Perché le persone altrimenti non si vedono, non si riconoscono. Invece quando ci sono questi momenti qua è un momento di aggregazione, come tu vedi da Joseph ad esempio. È un negozio, non c'entra niente con la situazione, però un punto di riferimento che quando si danno appuntamento vanno lì. Questo nasce dalla mancanza delle strutture, dell'accoglienza in senso vero. Non Bologna per questo non è accogliente, anzi ha accolto molto all'inizio, soprattutto ad esempio quando ci fu l'immigrazione degli eritrei. E quindi Bologna all'inizio ha giocato un ruolo molto importante. Adesso probabilmente con la crisi che è in corso le associazioni sì ci sono, però hanno delle difficoltà. Il nostro presidente ce l'abbiamo, abbiamo eletto così, in democrazia siamo molto uniti. No, fino adesso ancora non siamo riusciti a coinvolgere, quello che ci dispiace è quello, non siamo riusciti a coinvolgere tanta gente, ecco. Non riusciamo a raggiungere tutti, per il problema qual è? Perché la maggioranza di noi, tutti che lavoriamo, non abbiamo il tempo, perché abbiamo, ad esempio, tanti lavorano anche di sabato, c'è gente che lavora sia sabato che domenica, però riuscire a trovare un momento che riusciamo a stare insieme, perché oggi mancano pure altre gente. Per esempio qui ci sono 3-4 ragazzi che hanno lavorando di notte, che hanno dormito oggi e poi sono venuti qua. E non è tanto semplice come l'andarsi. Pensiamo sempre di ritornare prima o poi, ok? E questo è l'unica cosa che ci dà più, capito? Per dire, stare insieme, uno che lo pensa allo stesso modo mio, perché la vita qui è diventata un po' molto più difficile, per diversi motivi, sia per lavoro, per tante cose, allora magari in un paese dove te ti senti a casa, magari andiamo noi che siamo cresciuti lì, ci troviamo visti come stranieri, perché non conosciamo veramente bene la vita, perché non ci siamo cresciuti lì, sono cresciuto qua, quella, capito? Allora quello ci dà più la spinta per stare insieme, per unirci, facciamo feste, Capodanno, poi essendo abbiamo calendario diverso, Capodanno diverso, per tutte cose qui, allora abbiamo l'occasione, allora sfruttiamo tutto quel che c'è da sfruttare. A livello della comunità sono abbastanza organizzati, hanno un'esperienza molto lunga, quindi anche i festival che si facevano qua non davano fastidio né ai vicini, né non c'è un etiope eritreo che, diciamo così,
siamo cresciuti sotto dittatori, diciamo noi sempre con la guerra siamo nati, no? Allora abbiamo un timore, chiamiamolo anche rispetto, però un timore, diciamo che noi se dicevamo qualcosa c'era un bastone, allora anche la comunità che sta qua chiaramente non spaccia droga, non violenta donne, non rubano, e quindi la gente che sta qua fanno le culture loro, diciamo, si incontrano, qualsiasi minima scusa per incontrarsi c'è, però non è più come prima, diciamo, adesso è molto più superficiale, prima era molto più nostalgico, molto più legato, dava dei frutti, adesso un'organizzazione un po' più o meno così, diciamo, non molto profondo come una volta. Quelli che ci sono nelle comunità dell'Eritrea sono lavoratori dello Stato dell'Eritrea. Non è che un comunità ci sono che a Bologna vivono a Bologna, loro lavorano per loro. Una comunità c'è a Bologna, però la comunità che lavora quando c'è una domanda dal nostro Stato per fare qualcosa, fanno una riunione per parlare una cosa del nostro Stato, fanno una riunione, non è che fanno per raccogliere gente, per avere uno di nostra cultura o anche nostri bimbi che ci sono nati qua, per conoscere tra l'altro, non fanno quello che fanno è che fanno una riunione o fanno una domanda, quelle che domandano dal nostro paese. La nostra associazione è uscita anche da poco, però quella che è una di cambiamento è cresciuta dalle giovani persone, ci sono le donne, uomini, poi ci siamo anche tutti nel mondo, anche ci sono dietro nel paese, poi noi abbiamo bisogno che un cambiamento nella nostra cultura, anche nel nostro stato, anche il nostro è tutto quanto, perché noi ci sono che siamo troppo dietro dell'altro paese. Allora noi abbiamo bisogno di un cambiamento del nostro stato, anche della nostra cultura, perché a rinnovare la nostra cultura, poi per fermare anche immigrare. Allora, il desiderio profondo è quello di tornare a casa tutti, perché non perché uno si trovi male dove si trova, ma si trova come un ospite, tutto qua, nel senso che uno può stare bene, tipo io non mi manca niente, grazie a Dio sono stato fortunato, ho lavorato anche, però diciamo così, quando uno, tipo io sono 30 anni che sono qua, uno 20 anni come te adesso, dico scusa, te mi vieni, ci salutiamo, ci conosciamo senza nessuna malizia, dico ma tu di dove sei? Mi dici tu a me, dico ma sinceramente io sarei anche più italiano di te perché sono prima di te io qua, quindi spesso che i miei amici che siamo qui così, quando il lavoro ci va male, quando abbiamo dei problemi, l'unica cosa che pensiamo quando che andiamo. L'unico nostro problema che per esempio io ho ormai 40 anni, dico da anni che dico vorrei tornare, ma con che cosa vado giù? Non è che una che nazionalità o una che non è che dipende dalle volontà, perché una persona nasce qua, anche vive nell'America, anche vive nell'altra parte e si sente che è immigrante in tutto quanto. Io mi piace che essere un americano, però io non sono, io sono un eritreano, alla fine che sono eritreano. Come dicono gli inglesi, east or west, home is best, ma non che può essere libero, che può essere non libero, oddio, no, aspetta.
ho sbagliato, che può essere povero o non povero, finché libero è sempre meglio a casa, però non è così, allora stiamo qua. Che rumore? Quello che diciamo? Sì. È già E questi qua amici dove stanno? stanno lì. Ah, ma lei? No, io pensavo in altri. No, io sono Mammina! Prego. Mi vergogno molto. Vabbè. Yene ውባለሜን የደስታዬ ጓዳ የፍቅር ትሩፋት እምቡጥ ጽጌረዳ የአምላኬ ስጦታ ብሩክ ሽልማቴ ውቧ የነጨቅላ ብርሃን ነሽ ለሕይወቴ mio caro mondo, io da stai guardare la conca della mia felicità. È il mio batuffolo d'amore, il mio bocciolo di rosa. Tu sei il mio regalo di Dio, il regalo più prezioso. Cara la mia piccolina, sei la luce della mia vita. Questo mangiare il galese, mangiare la pasta. Mammina! Prego. No, quello c'è uovo, no, c'è uovo. Dai, così! No, non lo posso io. Io l'ho già preso. No, carne no. Questo si aggraccia proprio.